Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere il Grinch. È una presina, decorazione, vedete voi un po' come volete utilizzarla, quindi è proprio grande, quindi secondo me l'ho fatta più come una decorazione da appendere magari anche sulle finestre, sulle porte di casa, quindi l'ho fatta un po' così. C'è comunque il foglio del filtro, quello che vi faccio mettere ultimamente dentro le presine, l'ho messo anche qua giusto per tenerla più solida, ok? Se no s'ammoscerebbe troppo, quindi non mi piaceva, volevo un qualcosa un pelino più rigida e quindi l'ho messo anche qua dentro. Poi se volete appunto usarlo come presina ce l'avete già dentro, quindi non vi bruciate e siete pure a posto. È molto semplice da fare, sono comunque giri di andata e ritorno, tutto a maglia bassa e solo all'inizio e alla fine si aumenta e si diminuiscono. Ok, tutta la parte centrale è lavorata tutto a maglia bassa, normale, cioè si diminuisce e aumenta solo ai lati. La chiusura è fatta con il punto gambero, quindi già visto, quindi già conosciuto anche. Ho spiegato le prime cosine un po' necessarie per sapere cosa dobbiamo andare a fare e vi lascio al tutorial. Il materiale quindi di cui avremo bisogno sarà sicuramente il cotone, quindi il verde, il rosso, nero e bianco. Ok, questi sono i colori. Poi se voi non lo volete fare il contorno tutto nero, che lo volete fare tutto bianco, tutto rosso, tutto verde, tutto giallo, cioè, non usate il nero e fate altro. Comunque il nero un pochino ci serve per fare le sopracciglia, quindi un pochino di nero ci servirà sempre. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ci serviranno le nostre forbici, ago, qualche marker, ok? Poi il nostro solito foglio del filtro della cappa, ok? Vedete, io già me lo sono tagliato praticamente a misura, quindi appunto voi pure una volta che fate una prima parte potete ritagliarvelo e poi fare la seconda parte, così poi questo viene messo in mezzo. Quindi poi ci servirà la nostra colla se vogliamo andare ad incollare gli occhi, le sopracciglia, il naso, perché se no li possiamo cucire. Quindi vedete voi, ok? Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito con il verde a fare la faccia praticamente del Grinch. Allora, cappietto iniziale, facciamo 5 catenelle, 3, 4 e 5. Quindi una catenella ce la teniamo sempre per girare il lavoro, adesso, da adesso in poi, se io vi dico 5 catenelle, appunto una ci serve per girare il lavoro, quindi bisogna iniziare dalla seconda, dall'uncinetto. Quindi nella seconda catenella dall'uncinetto andiamo a fare una maglia bassa, nella prossima un'altra maglia bassa, nella terza un'altra maglia bassa, arriviamo nell'ultima, ok, che facciamo 4 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo il lavoro, subito nella prima facciamo un aumento, quindi una e due, poi lavoriamo 2 maglie basse, andiamo avanti quindi nella prossima un'altra maglia bassa e nell'ultima maglia bassa che abbiamo, che è questa qua, ok, che si nasconde un po', andiamo a fare di nuovo un aumento. Quindi per questo secondo giro ci dobbiamo ritrovare con 6 maglie basse. Adesso, da adesso in poi, ok, per questo, diciamo che solo per questo pezzo del color verde, che andiamo a lavorare con il color verde, gli aumenti non li andiamo a fare così, ma adesso vi faccio vedere come. Quindi quando vi dirò facciamo 3 catenelle, quindi 1,
2 e 3, giriamo il lavoro, quindi sempre nella seconda catenella dall'uncinetto, qui andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa catenella. Poi c'è ancora una catenella singola, quindi qua andiamo a fare una maglia bassa normalmente, poi andiamo a lavorare sulle maglie basse che già avevamo lavorato nel giro precedente. Quindi andiamo a fare una, ok, 2, 3, 4, 5 e nell'ultima maglia bassa andiamo a fare un aumento. Allora, da adesso in poi appunto quando vi dirò facciamo le 3 catenelle, sappiamo che quando andiamo a fare le 3 catenelle praticamente nella seconda catenella dall'uncinetto andremo a fare sempre l'aumento, ok? Quindi è un allungarsi, perché mi serviva farlo, non andare su in punta come facciamo di solito facendo le catenelle, cioè gli aumenti classici, cioè sulla maglia del giro precedente andiamo a fare l'aumento. No, io avevo un bisogno di un qualcosa che si andasse a allargare un po' così, ok? E quindi ho fatto questo metodo. Quindi si fanno le 3 catenelle, nella seconda catenella dall'uncinetto si va a fare l'aumento e poi di nuovo nell'ultima si fa l'aumento, ok? Quindi i giri sono questi. Adesso ve lo faccio di nuovo rivedere. Quindi questo è il terzo giro e per il terzo giro ci dobbiamo ritrovare con 10 maglie basse. Vi posso assicurare che è più semplice a farlo che a spiegarlo. Quindi adesso nel quarto giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle, giriamo il lavoro, nella seconda catenella andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2, poi lavoriamo 10 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e nell'ultima, che è questa qua che ci rimane praticamente qua di lato, quindi questa è una maglia bassa da lavorare, ok? Quindi in questa andiamo a fare l'aumento, quindi 1 e 2, ok? E per questo quarto giro ci dobbiamo ritrovare con 14 maglie basse. Adesso nel quinto giro di nuovo 3 catenelle, ok, giriamo, aumento subito nella seconda catenella, 1 e 2, poi andiamo a lavorare 14 maglie basse lungo tutte le maglie che abbiamo, quindi una, e nell'ultima maglia che abbiamo andiamo a fare l'aumento, quindi 1 e 2. Quindi per questo quinto giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Nel sesto giro di nuovo 3 catenelle, aumento subito all'inizio, quindi 1 e 2, poi vado a lavorare 18 maglie basse, ok, 18 maglie basse, nell'ultima sempre l'aumento, quindi 1 e 2, ok. In questo sesto giro ci dobbiamo ritrovare con 22 maglie basse. Nel settimo giro sempre
3 catenelle, aumento subito all'inizio, lavoro 22 maglie basse e nell'ultima maglia bassa andiamo a fare sempre l'aumento, quindi 1 e 2. Ok, quindi in questo settimo giro ci dobbiamo ritrovare con 26 maglie basse, 3 catenelle di nuovo, giriamo, subito andiamo a fare l'aumento, ok, e poi andiamo a lavorare 26 maglie basse. Fatte le mie 26 maglie basse, nell'ultima vado a fare l'aumento, quindi 1 e 2. Quindi questo era il giro ottavo, ok, e ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Per il giro 9 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 30 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Ho finito il mio nono giro con 30 maglie basse. Adesso per il decimo giro andiamo a fare di nuovo 3 catenelle, quindi giriamo, nella prima andiamo a fare subito l'aumento, cioè anzi nella seconda, io dico nella prima perché una catenella la conto già che vale per girare, quindi non la conto. Per me la prima è già dove vado a fare l'aumento, che sarebbe la seconda dall'uncinetto. Non vi confondete solo dalle mie parole e invece da quello che vi ho fatto vedere prima. Ok? Quando io dico dalla prima è perché so già che una catenella mi serve solo per girare, quindi non la conto come maglia da lavorare. Ok, quindi subito l'aumento qui all'inizio, poi lavoriamo 30 maglie basse e poi andiamo a fare l'aumento alla fine, come abbiamo fatto prima. E in questo decimo giro ci dobbiamo ritrovare con 34 maglie basse. Per il giro 11 andiamo a fare una sola catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare l'aumento subito all'inizio, quindi 1 e 2, poi lavoriamo 34 maglie basse e di nuovo andiamo a fare l'aumento alla fine. Undicesimo giro finito e ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Per il dodicesimo giro di nuovo una catenella, giriamo subito nella prima, facciamo l'aumento, poi lavoriamo 36 maglie basse e all'ultima pure di nuovo andiamo a fare l'aumento. Quindi nel dodicesimo giro ci dobbiamo ritrovare con 38 maglie basse. Per il giro 13 andiamo a fare di nuovo le 3 catenelle. Quindi adesso per il giro 13, 14 e 15, per altri 3 giri andiamo a fare di nuovo l'aumento come prima, ok? Allora nel giro 13 3 catenelle, giriamo, andiamo a fare subito l'aumento, poi andiamo a lavorare 38 maglie basse e alla fine andiamo a fare di nuovo l'aumento. Quindi nel giro 13 ci dobbiamo ritrovare con 42 maglie basse. Nel 14° giro di nuovo 3 catenelle, aumento subito all'inizio, quindi 1 e 2, vado a lavorare all'interno 42 maglie basse e alla fine vado a fare di nuovo l'aumento. Quindi per questo 14° giro ci dobbiamo ritrovare con 46 maglie basse. Per il 15° giro di nuovo 3 catenelle, aumento subito all'inizio, 1 e 2, poi andiamo a lavorare 46 maglie basse e alla fine andiamo a fare di nuovo l'aumento.
Quindi per questo 15° giro il totale di maglie deve essere 50. Ho finito anche il mio 15° giro. Adesso dal 16° al 25°, quindi sono 10 giri, andiamo a lavorare 50 maglie basse, ok? Quindi per 10 giri facciamo i giri di andata e ritorno e lavoriamo 50 maglie basse. Quindi iniziamo con una catenella, giriamo e andiamo a farci le nostre maglie basse. Se volete, per essere anche più comode, ok, potete mettere qui all'inizio proprio della prima maglia bassa che abbiamo fatto, possiamo andarci a mettere un marker, al mio ovetto di marker, così cioè, senza contare un giro, 2 giri, 3 giri, sappiamo che questo è praticamente il primo giro, quindi andiamo avanti e quindi ne andiamo a fare 10. Ho finito i miei 10 giri, ok, vedete, dovreste avere questa forma un po' così. Ok, qua il marker lo possiamo anche togliere, ok. Adesso nel 26° giro e anche nei prossimi giri adesso andiamo a diminuire, quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro, facciamo subito una diminuzione all'inizio, quindi prendiamo tutta la maglia, entriamo nella seconda, ok, e andiamo a chiudere, e questa è una diminuzione. Poi lavoriamo le maglie sottostanti, ne dobbiamo andare a lavorare 46 e alla fine andiamo a fare di nuovo un'altra diminuzione, ok? Quindi diminuzione all'inizio e diminuzione alla fine, e in mezzo si lavorano le maglie che ci sono. In questo 26° giro ci dobbiamo ritrovare con 48 maglie basse. Sono arrivata alla fine, nelle ultime due vado a fare un'altra diminuzione, ok, poi una catenella, giriamo, adesso andiamo a fare il giro 27, quindi di nuovo una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine. In mezzo dobbiamo andare a lavorare 44 maglie basse e per un totale, quindi nel 27° giro, dobbiamo avere un totale di 46 maglie basse. Nel 28° giro andiamo a fare sempre una catenella, giriamo, una diminuzione all'inizio, andiamo a lavorare 42 maglie basse e una diminuzione alla fine, per un totale di 44 maglie basse. Per il giro 29 sempre una catenella, giriamo, una diminuzione all'inizio, poi andiamo a lavorare 40 maglie basse e una diminuzione alla fine, quindi per un totale di 42 maglie basse. Nel giro 30 di nuovo una catenella, giriamo il lavoro, diminuzione all'inizio, poi andiamo a lavorare 38 maglie basse e una diminuzione alla fine, per un totale di 40 maglie basse. Nel giro 31 di nuovo una diminuzione all'inizio, poi andiamo a lavorare 36 maglie basse e una diminuzione alla fine, quindi per un totale di 38 maglie basse. Nel giro 32 di nuovo una diminuzione all'inizio, poi andiamo a lavorare 34 maglie basse e una diminuzione alla fine, per un totale di 36 maglie basse. Per il giro 33, che è anche l'ultimo delle diminuzioni, facciamo di nuovo diminuzione all'inizio, poi andiamo a lavorare 32
maglie basse e diminuzione alla fine, per un totale di 34 maglie basse. Poi per 3 giri, quindi facciamo il 34, 35, 36, andiamo a lavorare 34 maglie basse, ok? Quindi ci facciamo ancora sto giro di diminuzioni, che è il numero 33, il giro 33. Arriviamo a 34 maglie basse e poi per 3 giri, quindi arriviamo fino al giro 36 con 34 maglie basse. Sono arrivata alla fine del mio terzo giro, ok, di 34 maglie basse. L'ultima maglia non la chiudo con il verde, perché con il verde abbiamo finito, quindi possiamo anche andarlo a staccare. E andiamo a chiudere la maglia con il nero. Quindi prendiamo il nero e chiudiamo la maglia bassa. Ok, adesso con il nero dobbiamo andare a fare un giro di 34 maglie basse, ok? Quindi solo un giro. Quindi sempre una catenella, giriamo e andiamo a fare le maglie basse. Ok, qui le codine le lasciamo così, poi anzi, se vi viene più comodo potete fare un nodino, ok? In modo che così ve le ferma già un pochino. Poi queste qua tanto andranno messe dentro nella parte, tanto verrà una sopra l'altra, quindi queste verranno nascoste nel mezzo, ok? Quindi adesso appunto questo qua è il giro 37, quindi il 37esimo giro lo facciamo con il nero e andiamo a fare 34 maglie basse. Ho finito il mio giro con il nero, ho staccato già il filo, anche qui non la chiudo con il nero ma la vado a chiudere con il bianco, ok? Quindi mettiamo il bianco, sempre una catenella, giriamo il lavoro, anche qui se vi viene più comodo fatevi un nodino. Allora, questo qua adesso con il bianco andiamo a lavorare il 38esimo giro. Per il 38esimo giro andiamo a fare subito nella prima maglia bassa che ci ritroviamo, andiamo a fare un aumento. Poi andiamo a lavorare 34 maglie basse e alla fine andiamo sull'ultima a fare di nuovo un altro aumento. Quindi per un totale di 36 maglie basse. Per il giro 39 di nuovo andiamo a fare una catenella, subito nella prima maglia bassa andiamo a fare un aumento, poi andiamo a lavorare 36 maglie basse e all'ultima, nell'ultima maglia di nuovo un aumento, quindi per un totale di 38 maglie basse. Nel giro 40 di nuovo una maglia bassa, cioè scusate, una catenella, giriamo il lavoro, nella prima maglia bassa facciamo l'aumento, poi andiamo a lavorare 38 maglie basse e nell'ultima di nuovo andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 40 maglie basse. Poi 40 maglie basse andiamo a lavorarle per 3 giri, ok? Quindi come prima facciamo quest'ultimo giro di aumenti, ok? E arriviamo a 40 maglie basse, dopodiché nel giro 41, 42, 43, quindi 3 giri, andiamo a fare 40 maglie basse. Ho finito i miei giri, 3 giri con 40 maglie basse, adesso dobbiamo andare di nuovo a diminuire, quindi sono 3 giri di diminuzione. Qui li abbiamo fatti 3 giri di aumenti, ok? E adesso andiamo a fare 3 giri di diminuzioni, quindi non ve lo sto a far vedere pure perché l'abbiamo già fatto prima qui con la parte verde, ok? Quindi 3 giri di diminuzione, dobbiamo arrivare fino al giro 46 con 34 maglie basse, ok? Quindi questi 3 giri fateveli pure voi, bisogna diminuire all'inizio e alla fine, ok? Come sempre, come abbiamo fatto qua, per arrivare per un totale di 34 maglie basse al giro 46.
ho finito i miei 3 giri di diminuzioni, ok, e sono arrivata a 34 maglie basse. Qui l'ultima maglia bassa non la chiudiamo, che sarebbe la diminuzione, non la chiudiamo con il bianco, ma andiamo a chiuderla con il nero. Quindi il bianco lo possiamo già anche staccare. Quindi di nuovo con il nero andiamo a fare una catenella, ok, giriamo e andiamo a fare 34 maglie basse, come praticamente le avevamo già fatte qua sotto, ok? La stessa cosa. Quindi questo qua con il nero è il giro 47. Quindi questo giro 47 andiamo a lavorare 34 maglie basse. Ho finito, come potete vedere, il mio giro del nero, ok? Non chiudo con il nero, ma vado a chiudere con il rosso. Quindi una catenella e giro. Adesso per il cappellino, allora la lavorazione è la stessa che dobbiamo andare a fare con le diminuzioni, ok? Quindi quello che vi ho fatto vedere qua, diminuzione all'inizio e diminuzione alla fine. L'unica cosa un po', diciamo, di diverso, che non è poi diverso, è che andremo a fare, io anzi adesso ve lo lascio comunque fare a voi, ve lo sto spiegando e poi ve lo fate voi. Andiamo a fare 2 giri di diminuzioni, quindi un giro di diminuzioni, secondo giro di diminuzioni, il terzo giro le maglie effettive che ci sono, ok? Quindi in questo primo giro andiamo a fare la diminuzione e arriviamo a 32 maglie basse. Al secondo giro sempre diminuzioni, quindi 30 maglie basse. Il terzo giro 30 maglie basse e così via. Il prossimo giro 28 maglie basse, poi 26 maglie basse, al terzo giro 26 maglie basse. Ok? Quindi questa è la lavorazione che dobbiamo andare a fare fin quando arriviamo proprio alla fine a ritrovarci con una maglia bassa. Ok, e una volta finito questa prima parte ne dovete fare una seconda uguale e identica. Adesso andremo a fare l'occhio. Allora, l'occhio iniziamo con il nero, facciamo cerchio magico, ok? Dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 8 maglie basse. Ok, stringiamo pure il nostro cerchio magico, però non andiamo a chiudere in cerchio, perché andiamo a lavorare così, in modo di fare andata e ritorno solo sulla parte tonda. Allora, qui la parte, cioè il filo nero lo possiamo anche tagliare, quindi prendiamo il verde. Allora, l'ultima maglia bassa che abbiamo fatto con il nero, non la chiudiamo con il nero, ok? Quindi riprendiamoci un attimo le maglie sull'uncinetto e andiamo a chiuderla con il verde. Adesso facciamo una catenella, così ci possiamo girare e facciamo subito nella prima maglia bassa una maglia bassa. Andiamo avanti con la seconda maglia bassa e una terza maglia bassa. Ok, ho fatto 3 maglie basse. Poi nella successiva andiamo a fare un aumento. Poi andiamo di nuovo a lavorare 4 maglie basse. Quindi una, 2, 3 e nell'ultima, che è questa qua che un po' si nasconde, andiamo a fare l'ultima maglia bassa. Anche qua l'ultima, ok, l'ultima verde, non la chiudiamo con il verde, quindi il verde lo possiamo staccare e andiamo a chiuderla con il bianco. Quindi la chiudiamo con il bianco. Ok, qui poi dopo ci fermiamo tutti i fili, quindi adesso lasciamo così, poi dopo ce li fermiamo. Con il bianco sempre una catenella, giriamo il lavoro
e andiamo a lavorare 9 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Fatte le 9 maglie basse, per il quarto giro andiamo a fare una catenella, ci giriamo il lavoro, subito nella prima maglia bassa che ci troviamo andiamo a fare un aumento, poi lavoriamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, nella prossima andiamo a fare di nuovo un aumento, di nuovo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, un aumento e di nuovo 2 maglie basse. Quindi dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Nel quinto giro una catenella, giriamo, subito nella prima maglia bassa andiamo a fare un aumento, poi 2 maglie basse, quindi 1 e 2, di nuovo un aumento e 2, poi 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, poi andiamo a fare di nuovo un aumento, di nuovo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e nell'ultima facciamo un aumento. Ok, quindi in questo quinto giro ci dobbiamo ritrovare con 16 maglie basse. Adesso per il sesto giro, di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare qua sulla parte bianca 16 maglie basse. Quindi 1, fatte le 16 maglie basse, adesso ci andiamo a fermare un attimo questi fili qua. Allora praticamente questa è la parte dritta, ok, del lavoro, quindi noi girandola, girando l'occhio, ok, andiamo a fermare i fili facendo anche solo 2 nodini. Adesso lasciamoli così lunghi, li tagliamo poi dopo, perché tanto adesso prendendo, ok, continuando da qua dal nostro occhio, ok, siamo così, vedete i fili sono rimasti tutti dalla parte indietro, ma non ci preoccupiamo perché adesso andiamo a lavorare qua nella parte dritta dell'occhio, dobbiamo andare a fare 12 maglie basse, quindi facciamo una catenella e poi entriamo un po' tra le maglie, ok, a fare 12 maglie basse, quindi 2 e 12. Ok, ho fatto le mie 12 maglie basse. Adesso qua entriamo nella proprio prima catenella, nella prima maglia bassa che avevamo fatto, a fare una maglia bassissima per chiudere tutto il lavoro. Adesso se la volete cucire lasciate il filo lungo, se invece la volete incollare il filo lo potete tagliare anche un pochino più corto. Adesso dobbiamo andare a fare le sopracciglia. Allora le sopracciglia vengono fatte col nero, però siccome a video il nero poi non si vede bene, io ve la faccio vedere con il bianco, ok? Però voi sappiate che poi le dovete fare nere, a meno che non le volete fare bianche, però secondo me è meglio nere. Ok, quindi cappietto iniziale e facciamo 16 catenelle. Fatte le 16 catenelle, dalla seconda catenella dall'uncinetto fare 2 maglie bassissime, quindi una, e nella prossima facciamo la seconda, poi andiamo avanti a lavorare con 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, ok, poi facciamo 2 mezze maglie alte, quindi una, e nella prossima facciamo la seconda,
ok? Quindi facciamo una maglia alta nella prossima, ok? E quindi adesso andiamo di nuovo a lavorare a specchio, quindi rifaremo di nuovo le 2 mezze maglie alte, quindi una e 2, poi andiamo a fare 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e 2 maglie bassissime, quindi una e 2. Ok, quindi questa è la sopracciglia. Questa qua, anche se volete cucirla, lasciate il filo lungo. Se invece la volete incollare, il filo lo lasciate un pochino più corto, giusto da fermarlo nella parte dietro. Ok, quindi di queste qua appunto bisogna farne 2 nere. Adesso con il verde andremo a fare il nasino. Allora, per il naso andiamo a fare cappietto iniziale e facciamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a fare 2 maglie basse, quindi una, nella prossima facciamo la seconda maglia bassa, poi andiamo a fare nella terza catenella, qui andiamo a fare un aumento di mezza maglia alta, quindi questa è la prima, entriamo di nuovo qua dentro e facciamo la seconda mezza maglia alta, poi nella prossima andiamo a fare una maglia bassa. Adesso nell'ultima catenella che ci ritroviamo andiamo a fare qua dentro 3 maglie basse, quindi una, 2, ok, ci giriamo il lavoro praticamente nell'altro lato, e 3. Quindi adesso andiamo a lavorare su questo lato di qua delle catenelle, quindi andiamo nella prossima a fare una maglia bassa, nella prossima andiamo a fare di nuovo l'aumento di mezze maglie alte, ok, e qua nelle ultime 2 andiamo a fare 2 maglie basse, quindi una è qua e l'altra è questa, ok, una e 2. Entriamo nella prima maglia bassa che avevamo fatto a fare una maglia bassissima per chiudere. Anche qua la stessa cosa, se volete cucirlo lasciate il filo lungo, se invece lo volete incollare il filo lo lasciate un pochino più corto. Una volta che abbiamo fatto tutti i nostri pezzi, ok, questi sono ancora, vedete, tutto da attaccare, io li vado a incollare per comodità, ok, però appunto avendo tutti i pezzi prendiamo una parte della presina, ok, che abbiamo fatto. Anche qua io mi sono sistemata, come vedete, tutti i fili, ok, quindi tagliato, sistemato tutto quanto. Ho preso, fatto attenzione alla parte dritta del lavoro, cioè nel senso che io mi sono guardata qua la riga nera, quindi la riga nera, questa è la parte dritta, che se no questa qua poi era il rovescio, ok, però siccome non mi piaceva, vedete che rimaneva così, cioè che si vedeva che era il rovescio, allora l'ho messa così, ok, dalla parte dritta. Quindi una volta che avete appunto sistemato tutto quanto, i fili, ok, potete andare ad attaccare occhi, naso e sopracciglia, e più o meno questa è la forma che gli dovete dare, cioè la posizione della faccia. Qua lasciamo lo spazio perché qui adesso poi ci andremo a disegnare una bella bocca grande grande, ok, con il sorriso un po' maligno. E anche gli occhi, come vedete, cioè io non l'ho messi dritti così, perché cioè almeno il Grinch è un po' sull'arrabbiato, quindi appunto l'ho voluti fare un po', ok, così un po' da arrabbiato,
ok, tutto aggrunciato. Ok, quindi attaccate questi pezzi, ok, così più o meno, prendetevi, vedete un attimo le misure, vedete la punta dell'occhio più o meno arriva qui, le sopracciglia toccano quasi, cioè dopo vedete un giro c'è la sopracciglia, un giro sai del verde, poi c'è la sopracciglia, il nasino appunto un po' qua in mezzo, cioè sistematevelo un po' appunto così, poi se lo volete mettere tutto un pochino più giù, ok, e qua poi fare una bocca solo leggermente più piccola, cioè, vedete voi, ok, io vi sto dando un po' l'idea, poi vedete voi, ok, quindi io adesso mi vado a incollare anch'io questi pezzi e poi dopo vi faccio vedere come fare la bocca e la chiusura. Una volta che avete attaccato, incollato, cucito, vedete voi i vostri occhi e sopracciglia e nasino, bisogna andare a fare la bocca. Allora, per la bocca ci possono essere due modi per farla. Allora, una è o prendere il filo, ma consiglio di metterlo doppio, ok? E praticamente andarla, cioè, a ricamare come se fosse ricamare, ok? E quindi si fa una bella bocca appunto così larga, ok? Se no, il secondo metodo è quella di andare a utilizzare l'uncinetto. Quindi prendendo, era un po' come la presina che vi ho fatto fare, quella del coniglietto, che le gambine, cioè per le zampette del coniglietto, ve l'ho fatte fare con l'uncinetto. Ecco qua la stessa cosa. Quindi vedete voi come vi viene più semplice, ok? La bocca non è, cioè, non c'è uno schema preciso, ognuno la può fare un po' come vuole, può fare anche solo una bocca piccola fino a qua, può fare un sorriso grande, cioè fino a qua, vedete voi un po' come la volete fare e quale tecnica utilizzare, se il filo appunto doppio e passarlo praticamente col lago, ricamarla col lago, oppure farlo con l'uncinetto, ok? Quindi vedete voi, ve la lascio un po' a voi fare come più vi piace. Una volta ricamata o fatta comunque vedete voi la bocca, ok, che vi può piacere, come è venuta e tutto quanto, perché fidatevi io ci ho messo 2 o 3 volte prima di farmela andar bene, quindi immagino che anche voi poi starete un po' lì a provarci. Ok, sul cappellino volevo fare queste tipo di stelline un po' così decorative, ok, sul bianco. Quindi prendiamo il nostro filo bianco, ok, dalla parte di dietro ci andiamo a mettere, io adesso qua ad esempio ne ho fatte già due, adesso ne vado a fare un'altra qua e boom, cioè capito, ne faccio giusto 3. Quindi mi vado a mettere in un punto qualsiasi, ok, lasciamo un po' la codina lunga perché poi dobbiamo andarla a fermare facendoci 2 nodini dietro, quindi facciamo la prima riga obliqua, ok, poi facciamo una seconda riga, ok, più o meno dritta, quindi che va a finire da qui a qui, ok, quindi vedete come se ho fatto una X, e poi vado a fare una terza riga obliqua, quindi che va a finire qui, e mi prendo la misura che vado a finire proprio in mezzo e la faccio rientrare qua, vedete? Ed è venuta la stellina. Quindi qua dietro taglio il filo, ok, e faccio 2 nodini,
1 e 2. Ok, i fili li posso lasciare anche qua, poi tanto adesso andremo a mettere la parte dietro, quindi non si vede niente. E la stessa cosa la possiamo fare del cappellino dalla parte di dietro, ok? Volendo anche dalla parte di dietro possiamo fare le 3 stelline appunto per decorare il cappellino. Una volta fatto anche le stelline appunto sul dietro del cappellino, ok? Il dietro lo giriamo, quindi il rovescio deve venire a noi. Mettiamo il filtro, ok? Il foglio del filtro e ci mettiamo sopra la seconda parte. Adesso quello che vi consiglio è di andarlo a fermare con i marker. Quindi prendiamoci i nostri marcapunti, ok? Iniziamo proprio qui dal cappellino, quindi dalla maglia bassa, ok, che abbiamo, e ce lo andiamo tutto a fermare, così anche già ci combaciamo tutte un po' le maglie, ok? Facciamo combaciare un po' tutte le maglie in modo che anche così quando poi adesso lo andremo a chiudere diventa anche più semplice. Quindi fermiamocelo tutto con il marker e poi facciamo la chiusura. Una volta che vedete avete fermato tutto con i marker in modo che così anche il filtro, il foglio del filtro che c'è in mezzo non cade quando andiamo a chiuderlo, iniziamo direttamente qua dalla punta. Allora io ripeto, faccio col nero, quindi adesso non è che si vedrà molto. Voi comunque se non lo volete fare col nero lo potete fare con un altro colore. Però tanto il punto, io adesso vi faccio solo giusto vedere l'inizio, perché il punto di chiusura che vado a fare è il punto gambero, quindi già conosciuto, visto e rivisto. Quindi iniziamo subito qua dalla punta e facciamo subito il cappietto, quindi andiamo a fare 15 catenelle. Ok, fatte le 15 catenelle rientriamo qua dentro e facciamo una maglia bassissima, ok, per chiudere. Dopodiché andiamo a lavorare qua sulla destra, ok? Quindi qua si sa, le maglie fatte così, cioè le lavorazioni fatte così con le maglie di andata e ritorno, con la catenella che ci serve per girare il lavoro, qua non abbiamo le maglie ben definite, ok? Quindi qua le maglie bisogna prenderle un po' a caso, cioè farle noi, ok? Prendere le maglie noi, un po' da una parte e dall'altra, ok, e andiamo a fare il nostro punto gambero, quindi per tutta la chiusura della presina. Sono arrivata, come potete vedere, alla fine del mio giro, ok, vedete ho fatto tutta la chiusura. Adesso qua l'ultima, praticamente ho fatto l'ultima maglia del punto gambero. Adesso vado direttamente dentro il cappietto a lavorare 20 maglie basse ed eccola qua la presina, decorazione, mettetela voi come più vi piace, finita. Qui dentro il cappietto poi avevo fatto 20 maglie basse e poi sono andata a chiudere e a nascondere il filo, ok? Quindi appunto questa è la presina, chiamiamola presina, che comunque secondo me è più una decorazione, perché come presina è veramente grande, cioè se vedete è veramente grande, quindi secondo me è più una decorazione, però comunque può essere usata anche come presina. Quindi come avete potuto vedere non è difficile da fare, appunto sono solo giri di andata e ritorno, aumenti, diminuzioni, le cose che già abbiamo fatto, viste, quindi la lavorazione è molto molto semplice.
Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. Vi ricordo anche che c'è il link qui sotto nella box informazioni del canale WhatsApp. Quindi per chi volesse basta che va a cliccare il link che metto adesso poi sotto appunto nel box informazioni. Il box informazioni è dove c'è scritto il titolo, poi c'è scritto altro, cioè una piccola voce con scritto altro. Se voi cliccate altro vi si apre un altro un menu a tendina praticamente, dove lì ci sono tutte delle informazioni e ci sarà anche il link appunto per il canale WhatsApp. Quindi per chi fa piacere basti che clicca, va sul canale, ripeto, è un canale dove scrivo solo io, che faccio gli aggiornamenti, quindi non ci saranno troppi messaggi, troppi disturbi, i numeri sono nascosti, quindi voi non sapete il mio e io non verrò a sapere il vostro, è solo per tenervi informata un po' sulle cose che andrò a fare. Ok? O comunque se qualcuno mi chiede uno schema, siccome su YouTube non possiamo mandare le foto, gli schemi, questa roba, ho voluto fare questo canale WhatsApp in modo che se voi me lo chiedete sotto questo ad esempio video, mi chiedete ah ma mi mandi per favore lo schema, io però lo mando su WhatsApp. Ok, di certo non vi posso rispondere qui su YouTube, ma vi posso rispondere su WhatsApp. Ok, quindi vi ricordo che se vi piace lasciate un like. Alla prossima, ciao!